non so Pozzolo, dico, io ho un bel aeroporto, bel grande, che l'ho fatto. E da sono andato in licenza, e rientro 2 o 3 giorni prima, era un lunedì mattina, che precedeva la Pasqua, e vedo che nel frattempo l'aeroporto si era rifornito di diversi aerei, no? C'era un nuovo personale, nuovi piloti, nuovi specialisti. Adesso si chiama, c'è la luna piena a metà settimana, è il momento buono per attaccare di notte con le giri. E così arriva il 6 aprile, il famoso 6 aprile come dice questo quadro qua. Il 6 aprile siamo lì a parlare tra di noi, ieri, quanti siamo? No? Saremo una quindicina di apparecchi. Alle 3 viene l'ordine portarsi in aeroporto. Andiamo in aeroporto e c'è lui ben allineati, ben in fila, ci sono i 14 apparecchi. Poi ognuno si mette, mi si chiama accanto al suo apparecchio, che adesso arriverà fra giorni. E fra giorni era da parte con tutti gli altri piloti per disporre la formazione, la linea da seguire e tutto quanto. Tanto lì arriva il maresciallo Moschi. Allora Marina, ci siamo, eh? Ci siamo, vedi che ci siamo. Andiamo sempre a Perugia, sempre a Perugia. Passa il comandante Fagione, si ferma ad ogni apparecchio. Ragazzi, ci dice, fino a Bologna possiamo stare tranquilli, però da Bologna fino a Perugia tenete gli occhi aperti perché non si sa mai. C'è molto più, non è il pericolo che c'è da qui a Bologna quanto da Bologna a Perugia. Vedi come andiamo via. Saliamo, più lo sportellone, siamo per avviarci, siamo il terzo, più partire Fagioni, poi parte il capitano, il vicecomandante e dietro subito la Stato Maggiore. Siamo i primi 3 della formazione, come dice Maresciallo. Qua. Qui vedi che c'è scritto qua, c'è scritto la formazione, su questo libro qua c'è scritto la formazione. E lì 14 apparecchi, wow, che bello. Allora chiude il portellone, sento la voce di Moschi, Balilla! Cosa c'è? Hai chiuso il portellone? Ho chiuso, torna a ricontrollarlo. Hai chiuso il maresciallo? Ci rivolge al tenente e fa, possiamo andare. Una strappata il motore sulla pista, prima uno, poi l'altro. Decollo, siamo su, noi 3, tutti gli altri 3, tutti figli, 3. E l'ultimo c'era il maresciallo da vedere. Quindi da 3, 6, 9, 12, 13, ma erano 14 perché il tenente del Lieto, arrivato in prossimità di Parma, per donare al motore, ha dovuto andare indietro. Perciò erano 12, non più 13. C'era un altro apparecchio che abbia segnato. Arriviamo a Bologna, adesso un cielo meraviglioso, limpido, era il giovedì santo. Arriviamo su Firenze, chiamo il marconista e dico, guarda il campanile di Giotto come bello, guarda come bello. Il tempo di dire così, boom, quanto per aria, quelle granate che esplodono sopra di noi. Ok, ci sparano contro aerea. Allora, guardando il capitano Fagioli, l'apparecchio del Fagiolino alla sua destra, vedo l'armiere Gianni Italo, Gianni era il coglione. Gli faccio sempre. Faccio così e prende la pistola e comincia a fare l'accelerazione, come dire, è un po' di nemico. Invece, dopo la seconda osservazione, vedo un altro che non sparava a noi, sparavano sopra di noi perché eravamo attaccati da 7 Thunderbolt americani. E il Thunderbolt americano ha la sua bellezza di 8 mitragliatrici, 4 per ala, che quando sparava lei vedeva da ala a ala una linea di fuoco, vedeva, va bene, che ci hanno piombato nel mezzo. Cosa è successo? Che piombando nel mezzo, i primi 6 tra noi davanti e 3 gli altri di dietro siamo andati avanti, gli altri 7
sono stati tutti indietro a vedersela con... Poi lì c'è stato un combattimento vero. Però io non li vedevo il cazzo, perché una volta piombati si erano tutti là. Porco, guarda di qua, guarda da che parte arriva, da che parte arriva. Poi vedo un bagliore, boom. Porco, era stato il maresciallo da Neve, il primo cadere di Varese. Era l'ultimo in coda, l'ha buttato giù. Uno di questi aerei americani che dopo un po' d'anni, dopo tanti anni, tramite un certo dottor Azzarin, Roberto Azzarin di Varese, che si era interessato all'aeronautica militare, aveva scritto al comando dell'aeronautica americana se poteva dargli ragguagli molto più precisi sull'affare del 6 aprile. E lui aveva descritto i partecipanti di questa gara. E c'era uno che diceva, che era vicino al comandante della squadra, diceva: vai pure con gli altri che davanti ci penso io. E questo qui era il tenente Neverett, l'americano, il tenente Neverett. Questo qui ha inseguito noi 6 che eravamo davanti, no? Ora io non le vedo dietro perché sono questi qua che sono un pochettino più in alto di me, non li vedo arrivare, però sto attento in certi momenti. Poi vedo in un certo momento l'apparecchio per tenere con mano, questo qui che era dietro di me a sinistra, prendere fuoco, lasciare la formazione, poi esplodere e precipitare. Porco cane, adesso spuntare, quanto è spuntato sempre sulla stessa direzione, continuando, trova il capitano Albini e apre il fuoco. Come apre il fuoco, anch'io lo vedo arrivare, sparo, da raffica di 45-55 colpi che c'erano, e lo vedo che lo colpisco a metà, perché con le traccianti li vedo che vanno a colpire, perché ero lontano lui, c'erano 50 metri. Io non posso sbagliare, non posso, vedo che va avanti, va su una virata così, si gira e come si gira gli spara anche Gianni, l'armiere, e lo vedo che si allontana, che lasciava del fumo nero grosso come questo bicchiere qua. Non lo so, a parte l'ho colpito. Adesso dico, vedo che faceva così e si girerà per attaccare noi altri. Che se voleva ci attaccavano di sotto, eravamo tutti sotto, però non nessuno ritardatissimi. Sì. Invece si è allontanato, se n'è andato. Cioè, questo qui è a posto. Allora noi, ala contro ala, la mia ala terminava qua, la sua ala vicino, cose che si toccava appena era disastro, proprio vicinissimi. Si pelavano le cime degli alberi, va bene? Tutti bassi, perché il cazzo non ci arriva, abbassandoci lui perde condizione dell'altezza e può incappare lui. E siamo arrivati ad Arezzo. Arrivati ad Arezzo, scende per primo il Foggioni, Albini, scendiamo noi, il tenente Guerra, per la fretta, anziché di atterrare sulla pista, vuole atterrare sul prato erboso, va a finire con l'ala contro un CR-32 biplano che stava bruciando, brucia mezza ala, altro parecchio inutilizzabile, papete, disastro. Fagioni era fuori di sé, ma come no? Qui qualcuno, cose non vanno mica bene, è una rotta che non è mai passata, controllata più volte, non passava nessuno. Come fanno a essere lì proprio oggi? Due che ci hanno sabotato i seguri, ci hanno tradito loro, hanno comunicato loro il passaggio dei nostri aerei di Firenze. E ci sono anche i nomi. C'era un marconista e un sergente maggiore silurista che ci sabotavano i siluri. Allora rigira, vengono a sapere, mi si chiama che 2 giorni prima era stato bombardato anche all'aeroporto di Sant'Egidio, che non stazionava nessun aereo. Avevano crivellato di buche per non farci atterrare. La pista l'avevano riparata alla meglio, ma il prato lascialo stare. Però non potevi lasciare la cosa sulla pista. Tra una buca e l'altra potevi metterci un aereo per farcelo stare. Ma non è che siamo rimasti in 4. Siamo arrivati. Fagioni, noi, Fagioni, il capitano Albini, noi e il capitano Valerio.
in guerra è andato a finire a bruciare qua. E lì stiamo lì un paio d'ore fermi ad Arezzo e poi ci portano devo dire una cosa, quando hanno stato colpito il capitano Albini, il vicecomandante, quello si è staccato di noi e ha cominciato a fare un largo giro sempre abbassandosi. Io ho visto i ragazzi sopra che ci salutavano, ciao, 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 gli facevo segno di saltar fuori, e non facevano il segno, ciao, ci salutavano, roba da stringersi il cuore, va bene? Sapevano che ormai non c'era più niente da fare, forse perché erano feriti, perché il fuoco divampava sotto di loro e che a un certo punto si è fatto un giro così. Poi sempre un altro passato, c'è un altro è arrivato sopra un campo arato, lì hanno sganciato il siluro che è andato a conficcarsi nel terreno, si è conficcato dentro, poi al limite del prato c'era un bosco, come è toccato il bosco, boh, una fiammata e sono andato.